Ci vollero settimane di lavoro estenuante per compilare la lista. Mi maledissi per aver permesso a Clara di non includere quel tempo nel buono. Durante quei lunghi giorni lavorai in assoluta solitudine e silenzio. Vedevo Clara solo a colazione e a cena, che consumavamo in cucina, ma parlando a malapena. Rintuzzava tutti i miei tentativi di conversazione cordiale, dicendo che avremmo parlato di nuovo quando avrei finito la lista. Quando terminai, depose il suo lavoro di cucito e mi accompagnò immediatamente alla caverna. Erano le 4 del pomeriggio e, secondo Clara, il mattino presto e il tardo pomeriggio erano i momenti più propizi per intraprendere l'impresa della ricapitolazione. All'entrata della caverna mi diede alcune istruzioni. Prendi la prima persona della lista e lavora con la memoria per richiamare tutto ciò che hai provato con quella persona, disse Clara, dal momento in cui vi siete conosciuti fino all'ultima volta in cui avete interagito, o, se preferisci, puoi procedere all'inverso, dall'ultima volta che hai avuto a che fare con quella persona fino al primo incontro. Armata della lista, andavo alla caverna ogni giorno. Al principio, ricapitolare era un lavoro sfibrante. Non riuscivo a concentrarmi perché avevo timore di ripescare il mio passato. La mia mente vagava da quello che consideravo un evento traumatico all'altro, oppure semplicemente riposavo o sognavo a occhi aperti, ma dopo un po' rimasi attratta dalla chiarezza e dalla precisione che i miei ricordi acquistavano. Cominciai anche a essere più obiettiva riguardo a esperienze che avevo sempre considerato tabù. Sorprendentemente mi sentivo sempre più forte e ottimista. A volte, mentre respiravo, era come se l'energia facesse ritorno nel mio corpo, rendendo i miei muscoli caldi e gonfi. La ricapitolazione mi coinvolse al punto che non ebbi bisogno dell'intero mese per provarne il valore. 2 settimane dopo il termine d'inizio stipulato nell'impegno, una sera, mentre mangiavamo, chiesi a Clara di trovare qualcuno che liberasse il mio appartamento e mettesse le mie cose in un deposito. Clara aveva suggerito questa possibilità diverse volte in precedenza, ma avevo sempre declinato la sua offerta, perché non ero pronta a dedicarmi completamente. Clara fu entusiasta della mia richiesta. Lo farò fare a una delle mie cugine, offrì. Si occuperà lei di tutto. Non voglio che nessuna preoccupazione ti impedisca di concentrarti. Ora che me lo dici, Clara, c'è un'altra cosa che mi ha distratto. Clara aspettava che parlassi. Le dissi che trovavo molto strano che fosse sempre pronto da mangiare, sebbene non l'avessi mai vista cucinare o preparare. È perché durante il giorno non sei mai a casa, disse Clara, pratica. E la sera vai a letto presto. Era vero, trascorrevo la maggior parte del mio tempo alla caverna. Quando rientravo era solo per mangiare, poi mi rifugiavo nella mia stanza, perché le dimensioni della casa mi mettevano soggezione. Era enorme. Non sembrava abbandonata, perché era strapiena di mobili, libri e vari oggetti decorativi fatti di ceramica, argento o smalto. Ogni stanza era pulita e spolverata, come se regolarmente venisse una cameriera. Eppure sembrava vuota, perché non c'erano persone. 2 volte Clara era scomparsa per misteriose commissioni che rifiutava di discutere. In quei momenti il solo altro essere vivente nella casa, oltre a me, era Manfred. Erano i momenti in cui Manfred e io salivamo sulle colline circostanti. Avevo fatto la mappa della casa e dei terreni da un punto di osservazione che pensavo di aver trovato da sola. Non volevo ammettere, a quel tempo, che mi ci aveva guidata Manfred. Dal mio promontorio privato passavo ore cercando di definire l'orientamento della casa. Clara mi aveva detto che seguiva i punti cardinali.
ma quando controllavo con una bussola, la casa sembrava avere un allineamento leggermente differente. I terreni che la circondavano mi sconcertavano molto, perché sfuggirono a qualsiasi accurata mappa che cercai di disegnare. Dalla mia postazione di vedetta sembravano molto più estesi che visti dalla casa. Clara mi aveva proibito di mettere piede sul lato anteriore della casa a est, così come sul lato sud. Avevo calcolato, camminando intorno al perimetro, che le due aree erano identiche ai lati ovest e nord, quelli cui avevo accesso. Viste da lontano, invece, non erano affatto identiche e non riuscivo a spiegare l'incongruenza. Smisi di cercare di definire la disposizione della casa e cominciai a porre l'attenzione su un altro misterioso problema: i parenti di Clara. Sebbene di sfuggita si riferisse spesso a loro, non ne avevo mai visto neanche l'ombra. «Quando tornano dall'India i tuoi parenti?» chiesi a Clara di punto in bianco. «Presto», replicò. Prese la sua ciotola di riso con una mano, sostenendola come fanno i cinesi. Non l'avevo mai vista usare le bacchette prima di allora e fui stupita dall'incredibile precisione con cui le maneggiava. «Perché ti preoccupi tanto dei miei parenti?» chiese. «A dire il vero, Clara, non so perché, ma mi incuriosiscono molto», dissi. «Ho avuto sensazioni e pensieri inquietanti in questa casa immensa». «Vuoi dire che non ti piace?» «Al contrario, mi piace molto, solo che è così grande e ossessionante». «Che genere di pensieri e sensazioni ti agitano?» chiese, spostando la ciotola. «Certe volte mi sembra di vedere delle persone nel corridoio, o sento delle voci, e ho sempre l'impressione che qualcuno mi stia osservando, ma quando mi guardo intorno non c'è nessuno. In questa casa c'è più di quanto possano vedere gli occhi», ammise Clara. «Ma questo non dovrebbe provocarti paura o preoccupazione. C'è magia in questa casa, nella campagna e nelle montagne intorno a tutta quest'area. È la ragione per cui scegliemmo di vivere qui. In effetti, è anche la ragione per cui tu stessa hai deciso di viverci, anche se non hai ancora il minimo sentore del perché questa sia la tua scelta, ma è proprio così che deve essere. Tu porti la tua innocenza in questa casa e la casa, con tutto l'intento che custodisce, la trasforma in saggezza. Suona tutto molto bello, Clara, ma cosa significa esattamente?» «Ti parlo sempre con la speranza che tu mi capisca», disse Clara con tono di disappunto. «Ognuno dei miei parenti, che ti assicuro verrà a contatto con te prima o poi, ti parlerà negli stessi termini. Quindi non pensare che diciamo cose insensate solo perché non ci capisci. Credimi, Clara, non lo penso e ti sono grata per il fatto che cerchi di aiutarmi». «È la ricapitolazione che ti sta aiutando, non io», mi corresse Clara. «Hai notato altre cose strane nella casa oltre a quelle di cui mi hai già parlato?» Le spiegai della discrepanza tra la mia valutazione visiva della casa vista dal punto di osservazione e vista dal terreno. Rise fino a tossire. «Devo sintonizzare il mio comportamento a questi nuovi sviluppi», disse Clara, quando riuscì di nuovo a parlare. «Puoi spiegarmi perché il terreno sembra inclinato e perché ho delle letture così diverse della bussola quando sono qua giù e quando sono sul colle?» chiesi. «Certo che posso, ma per te non avrebbe senso e poi potresti anche spaventarti». «Ha a che fare con la bussola, Clara? O sono io? Sono matta o che?» «Ovviamente ha a che fare con te. Sei tu che fai le misurazioni, ma non è che sei matta, è qualcos'altro». «Che cosa, Clara? Dimmelo.
Tutta questa storia mi sta facendo venire la pelle d'oca. È come essere in un film di fantascienza dove niente è reale e tutto può succedere. Odio il genere. Clara non sembrava disposta a svelare altro. Chiese invece: Non ti piace l'imprevisto? Le dissi che avere fratelli maschi era stato così devastante per me che ne ero stata logorata e detestavo per principio tutto ciò che a loro piaceva. Guardavano Twilight Zone alla televisione e ne andavano matti. Secondo me era uno spettacolo manipolatorio e contraffatto. Vediamo come potrei spiegarti, concesse Clara. Prima di tutto, questa non è una casa di fantascienza, è piuttosto un luogo di straordinario intento. Il motivo per cui non posso spiegarne le incongruenze è che non posso ancora spiegarti che cos'è l'intento. Ti prego, non parlare per indovinelli, Clara, supplicai. Non solo mette paura, è anche incredibilmente indisponente. Affinché tu possa comprendere questo delicato argomento, devo prenderlo da lontano, disse Clara. Quindi lascia che prima ti parli dell'uomo che fu direttamente responsabile della mia presenza in questa casa e indirettamente responsabile della mia relazione con te. Il suo nome era Julian ed era la persona più meravigliosa che si potesse incontrare. Mi trovò un giorno che mi ero persa in quelle montagne in Arizona e mi portò qui in questa casa. Aspetta un attimo, Clara. Pensavo avessi detto che questa casa appartiene alla tua famiglia da generazioni, le ricordai. 5 generazioni per l'esattezza, replicò. Come puoi fare due affermazioni contraddittorie con una tale disinvoltura? Non mi sto contraddicendo, sei tu che stai interpretando le cose senza le basi appropriate. È la verità che questa casa appartiene alla mia famiglia da generazioni, ma la mia famiglia è una famiglia astratta, è una famiglia nello stesso modo in cui questa casa è una casa e Manfred un cane. Ma tu già sai che Manfred non è un vero cane e neanche questa casa è come ogni altra casa. Capisci cosa voglio dire? Non ero dell'umore adatto per gli enigmi di Clara. Rimasi seduta in silenzio per un po', sperando che avrebbe cambiato argomento. Poi mi sentii in colpa per le mie rimuginazioni e il mio carattere irascibile. No, non capisco cosa vuoi dire, affermai alla fine. Per comprenderlo devi cambiare, disse Clara pazientemente. È precisamente per questo motivo che sei qui, per cambiare. E cambiare significa che sarai in grado di effettuare con successo il volo astratto. Dopodiché tutto ti sarà chiaro. Dietro la mia disperata insistenza, spiegò che questo volo inimmaginabile era simbolicamente descritto dallo spostamento dal lato destro della fronte al lato sinistro, ma che in realtà consisteva nel portare la nostra parte eterea, il doppio, nella consapevolezza quotidiana. Come ti ho già spiegato, continuò, il dualismo corpo-mente è una falsa dicotomia. La vera distinzione è fra il corpo fisico, che ospita la mente, e il corpo etereo, o doppio, dove risiede la nostra energia. Il volo astratto si verifica quando portiamo il nostro doppio ad agire nella vita quotidiana. In altre parole, nel momento in cui il nostro corpo fisico diventa totalmente conscio della sua eterea controparte energetica, abbiamo compiuto la traversata nell'astratto, un regno completamente differente di consapevolezza. Se per questo devo prima cambiare, dubito seriamente che riuscirò mai a fare questo passaggio, dissi. Tutto sembra così profondamente radicato dentro di me che mi sento già impostata definitivamente. Clara versò un po' d'acqua nella mia tazza, posò la brocca di ceramica e mi squadrò. C'è un modo per cambiare, disse. Ormai ci sei dentro fino al collo. Si chiama ricapitolazione.
Mi assicurò che una profonda e completa ricapitolazione ci consente di essere consapevoli di ciò che vogliamo cambiare, permettendoci di osservare le nostre vite senza illusione. Ci fornisce un momento di pausa in cui possiamo scegliere di accettare il nostro consueto comportamento o di cambiarlo con l'intento prima che ci intrappoli completamente. Come si fa a rigettare qualcosa con l'intento? Chiesi. Basta dire vade retro Satana? Clara rise e prese un sorso d'acqua. Per cambiare dobbiamo osservare tre condizioni, disse. Primo, dobbiamo annunciare ad alta voce la nostra decisione di cambiare, in modo che l'intento ci senta. Secondo, dobbiamo impegnare la nostra consapevolezza per un periodo di tempo. Non possiamo solo cominciare una cosa e poi abbandonarla appena ci scoraggiamo. Terzo, dobbiamo guardare al risultato delle nostre azioni con un senso di completo distacco. Questo significa che non possiamo farci coinvolgere dall'idea di riuscita o di fallimento. Segui questi tre passi e potrai cambiare ogni tuo sentimento o desiderio inopportuno, mi assicurò Clara. Non so, Clara, dissi scettica. Sembra così semplice a sentire te. Non che non volessi crederle, solo che ero sempre stata una persona così pragmatica e da un punto di vista pratico il compito di cambiare il mio comportamento era titanico, nonostante il suo metodo in tre punti. Finimmo di mangiare in completo silenzio. Il solo suono dentro la cucina era il costante gocciolio dell'acqua che attraversava il filtro di pietra calcarea. Mi dava l'immagine concreta del processo di graduale filtrazione della ricapitolazione. Improvvisamente ebbi un impeto di ottimismo. Forse era possibile cambiare se stessi, purificarsi goccia a goccia, pensiero dopo pensiero, proprio come l'acqua attraverso il filtro. Sopra di noi i brillanti faretti gettavano ombre soprannaturali sulla tovaglia bianca. Clara posò le bacchette e cominciò a piegare le dita come se stesse proiettando le ombre cinesi sulla tovaglia. Mi aspettavo che da un momento all'altro apparissero un coniglio o una tartaruga. Che stai facendo? Chiesi, rompendo il silenzio. Questa è una forma di comunicazione, spiegò. Non con le persone, però, ma con la forza che chiamiamo intento. Distese l'indice e il mignolo, poi fece un anello congiungendo il pollice con la punta delle due dita rimanenti. Disse che quello era un segnale per catturare l'attenzione di quella forza e permetterle di entrare nel corpo attraverso le linee energetiche che hanno fine od origine nella punta delle dita. L'energia passa attraverso l'indice e il mignolo se sono tenuti tesi come antenne, spiegò, mostrandomi di nuovo il gesto. Poi l'energia viene intrappolata e trattenuta nel circolo costituito dalle altre tre dita. Disse che con questa specifica posizione della mano possiamo richiamare nel corpo energia sufficiente per guarirlo o fortificarlo, o per cambiare i nostri stati d'animo e le nostre abitudini. Andiamo in salone, staremo più comode, disse Clara. Non so te, ma questa panca sta cominciando a farmi male al sedere. Si alzò e attraversammo il patio buio, la porta posteriore e l'ingresso della casa principale, fino al salone. Con mia sorpresa, la lampada a petrolio era già accesa e Manfred dormiva acciambellato vicino a una poltrona. Clara si sedette comodamente proprio su quella poltrona, che avevo già identificato come la sua preferita. Raccolse un ricamo a cui stava lavorando e con grande cura aggiunse qualche punto, infilando l'ago nella stoffa e tirandolo con un ampio gesto aggraziato della mano. I suoi occhi erano immobili, concentrati sul lavoro. Mi sembrava così inusuale vedere questa donna forte ricamare,
che mi allungai curiosa per poter dare un'occhiata al suo manufatto. Clara si accorse del mio interesse e sollevò la tela per farmela vedere. Era una federa con farfalle ricamate posate su fiori colorati. Era troppo vistosa per i miei gusti. Clara sorrise come se avvertisse la mia opinione critica. Potresti dirmi che il mio lavoro è una vera meraviglia o che sto sprecando il mio tempo, disse mettendo un altro punto, ma questo non intaccherebbe la mia serenità interiore. Questo atteggiamento è chiamato conoscere il tuo valore. Fece una domanda retorica a cui si rispose da sola. Quale credi che sia il mio valore? Assolutamente zero. Le dissi che secondo me lei era magnifica, veramente una persona che ispirava. Come poteva dire di non valere niente? È tutto molto semplice, spiegò Clara. Finché le forze positive e negative sono in equilibrio, si cancellano a vicenda e ciò significa che il mio valore è zero. Significa anche che non posso proprio arrabbiarmi quando qualcuno mi critica, né essere compiaciuto quando qualcuno mi elogia. Sollevò un ago e, nonostante la luce fioca, riuscì immediatamente a passare il filo nella cruna. I saggi cinesi dei tempi antichi dicevano che per conoscere il tuo valore devi scivolare attraverso l'occhio del drago, disse, congiungendo l'estremità del filo. Disse che quei saggi erano convinti che lo sconfinato ignoto fosse protetto da un drago enorme, le cui scaglie riverberano di una luce accecante. Credevano che i cercatori coraggiosi che osano avvicinare il drago vengano intimoriti dal suo bagliore accecante, dal potere della sua coda che con il minimo tremito distrugge tutto ciò che è sulla sua strada e dal suo alito di fuoco che incenerisce tutto ciò che sfiora. Ma credevano anche che ci fosse un modo per scivolare accanto a quel drago inavvicinabile. Clara disse che confidavano che, fondendosi con l'intento del drago, si potesse diventare invisibili e attraversarne l'occhio. Che cosa significa, Clara? Chiesi. Significa che attraverso la ricapitolazione possiamo svuotarci di pensieri e desideri. Per quegli antichi veggenti diventare invisibili era fondersi con l'intento del drago. Presi un cuscino ricamato, altro campione del lavoro di Clara, e me lo spinsi dietro la schiena. Feci diversi respiri profondi per schiarirmi la mente. Volevo capire quello che diceva, ma la sua insistenza a utilizzare metafore cinesi mi rendeva solo più confusa. Eppure c'era una tale urgenza in tutto quello che diceva che sentivo avrei perso qualcosa se non avessi quantomeno cercato di comprendere. Guardando Clara mentre ricamava, mi ricordai improvvisamente di mia madre. Forse fu quel ricordo che mi pervase di una tristezza indicibile, una nostalgia senza nome, o forse il fatto di ascoltare i suoi discorsi incredibili, o semplicemente di trovarmi nella sua casa vuota, ossessionante e bella, sotto la luce irreale di quella lampada a petrolio. Le lacrime mi salirono agli occhi e cominciai a piangere. Clara balzò su dalla sedia e si mise in piedi accanto a me. Mi sussurrò nell'orecchio così sonoramente che sembrava gridare: non osare arrenderti all'autocommiserazione in questa casa. Se lo farai, la casa ti rigetterà, ti sputerà fuori, come tu sputi un nocciolo d'oliva. Il suo monito sortì l'effetto desiderato e la mia tristezza svanì all'istante. Mi asciugai gli occhi e Clara continuò a parlare come se niente fosse. L'arte del vuoto era la tecnica praticata dagli uomini di conoscenza cinesi che volevano attraversare l'occhio del drago, disse, rimettendosi a sedere. Oggi la chiamiamo l'arte della libertà. Riteniamo che sia un termine più appropriato, perché quell'arte conduce realmente a un regno astratto, dove le caratteristiche umane non contano. Vuoi dire, Clara, che è un regno non umano?
Clara si posò il ricamo in grembo e mi guardò. Voglio dire che quasi tutto quello che abbiamo sentito su questo regno da parte di saggi e veggenti che lo hanno cercato è intriso di interessi umani. Ma noi, quelli che praticano l'arte della libertà, abbiamo scoperto, per diretta esperienza, che si tratta di descrizioni non accurate, perché tutto ciò che è umano in quel regno è così poco importante che è perso nell'immensità. Aspetta un minuto, Clara. Allora il gruppo di leggendari personaggi chiamati gli immortali cinesi non raggiunsero la libertà così come tu la intendi? Non come la intendiamo noi, disse Clara. Libertà per noi è essere liberi dall'umanità, dal fatto di essere uomini. Gli immortali cinesi erano prigionieri dei loro miti di immortalità, dell'essere saggi, dell'essere liberati, di ritornare sulla terra per guidare altri lungo la strada. Erano studiosi, musicisti, possedevano poteri soprannaturali, ma anche se virtuosi, erano capricciosi, molto simili agli dei greci. Persino il nirvana è uno stato umano, in cui la beatitudine è rappresentata dalla consapevolezza di essere liberi dalla carne. Clara era riuscita a farmi sentire completamente desolata. Le dissi che per tutta la vita ero stata accusata di mancare di calore umano e comprensione. In effetti, mi dicevano che ero la creatura più fredda che si potesse incontrare. Ora Clara diceva che la libertà significava essere liberi dalla compassione umana. Avevo sempre pensato che mi stavo perdendo qualcosa di cardinale per il fatto di non possederne. Stavo di nuovo per piangere, preda dell'autocommiserazione, ma Clara venne ancora in mio soccorso. Essere liberi dall'umanità non significa una cosa così idiota come non avere calore o compassione. Anche così la libertà, come la descrivi tu, è inconcepibile per me, Clara, insistetti. Non sono sicura di volerne anche solo una parte. E invece io sono sicura di volerne ogni parte, ribatté. Sebbene neanche la mia mente riesca a concepirla, esiste davvero, credimi. Anche tu un giorno ti troverai a dire a qualcun altro quello che adesso ti sto dicendo al riguardo. Forse userai perfino le stesse parole. Mi fece l'occhiolino, come se sapesse per certo che sarebbe accaduto. Continuando a ricapitolare, ti apparirà l'entrata di quel mondo in cui le caratteristiche umane non contano, proseguì Clara. Quello sarà l'invito ad attraversare l'occhio del drago. È ciò che chiamiamo il volo astratto. Implica effettivamente di attraversare una vasta fessura verso un regno che non può essere descritto, perché l'uomo non ne è l'unità di misura. Ero stordita dal terrore. Non mi azzardavo a prendere Clara alla leggera. Parlava sul serio. Il pensiero di perdere la mia umanità così com'era per saltare dentro un abisso era più che spaventoso. Stavo per chiederle se sapeva quando quell'apertura mi sarebbe apparsa, ma proseguì la sua spiegazione. La verità è che quell'entrata è continuamente qui davanti a noi, disse Clara. Ma solo quelli che hanno la mente calma e il cuore in pace possono vederla o avvertire la sua presenza. Spiegò che chiamarla entrata non era metaforico, perché effettivamente qualche volta appariva come una semplice porta, una caverna buia, una luce abbagliante o qualsiasi altra cosa concepibile anche all'occhio di un drago. Disse che, in questo senso, le metafore dei primi antichi saggi cinesi non erano affatto strampalate fantasticherie. Un'altra cosa in cui credevano gli antichi cercatori cinesi era che l'invisibilità fosse il corollario al raggiungimento di una calma indifferenza, disse. Che cos'è una calma indifferenza, Clara?
Invece di rispondermi direttamente, mi chiese se avessi mai osservato gli occhi dei galli da combattimento. Non ho mai visto un gallo da combattimento in vita mia, le dissi. Clara spiegò che lo sguardo negli occhi di un gallo da combattimento non assomiglia allo sguardo di nessun essere comune, persona o animale, i cui occhi rispecchiano calore, compassione, rabbia e paura. Gli occhi di un gallo da combattimento rispecchiano qualcosa che non è niente di tutto questo, mi informò Clara. Riflettono un'indescrivibile indifferenza, qualcosa che si trova anche negli occhi di esseri che hanno fatto il grande passaggio, perché invece di guardare all'esterno, verso il mondo, si sono rivolti all'interno per scrutare ciò che ancora non è presente. L'occhio che scruta interiormente è immobile, proseguì Clara. Non riflette interessi e paure umane, ma l'immensità. I veggenti che hanno scrutato l'infinito hanno constatato che l'infinito scruta a sua volta con fredda, inesorabile indifferenza.